Nel precedente episodio vi avevo raccontato di quanto l'attrazione verso il fuoristrada stava diventando sempre più forte, proprio quanto quella verso i voli per terra. Ma per la prima volta mi ero rialzata senza torturarmi nelle ore successive. Ero caduta perché avevo commesso degli errori dovuti inesperienza ed ero pronta a cadere tante altre volte. Con questo nuovo spirito avevo fatto ritorno in Turchia, verso la catena del Ponto, e mi preparavo ora ad esplorare la sconfinata e selvaggia Anatolia centrale. La giornata inizia dalla zona collinare sopra Rize, nel nord-est della Turchia, tra i monti della catena del Ponto e il Mar Nero. Wow. Siamo persi? Sarebbe figo, Medeo, perché sei sempre tu davanti. Ma no, non è vero. Ma hai pubblicato un video in cui davanti c'è. Chi è che ha pubblicato foto di me, te e tu mai? Dai, Medeo. Sono strade assurde queste. Cioè, ci sono certi tratti dove tu passeresti e non passerebbe nessun altro. È tutto normale. Hello. Ma quante Turchie ho scoperto da quando sono partita, e sono tutte incredibilmente diverse tra loro. Che fatica le manovre da ferma, invece che scendere dalla moto mi ostino a farle da seduta. Amo leggere lo stupore e la curiosità nei volti delle persone lungo la strada. Intanto mi devo avvicinare un bel po' perché si capisca che sono una ragazza e per di più su una moto di grossa cilindrata. Ma che facce quando sentono il rumore della Willys arrivare e poi si trovano davanti questo mezzo assurdo che probabilmente hanno visto solo nei film di guerra. Il chai viene raccolto principalmente a mano. È ora di guardare la mappa per scegliere la prossima strada, possibilmente sterrata. Il caldo, vero? Ho ancora dei conti in sospeso con i tornanti. Gettata di cemento. Tutti questi tornanti e il non sapere quando finiranno e l'insidia del mollare che sembra presentarsi a ogni sbandata fuori dalla curva e l'ostinazione del proseguire comunque mi ricordano quel che è stato questo viaggio. Faticoso, sì, ma sempre ripagato una volta arrivata in cima da panorami mozzafiato e dalla sensazione di aver compiuto qualcosa di grande per la mia piccola esperienza. Quando guidi una moto è la tua pelle a dirti come cambia la temperatura. Poco fa morivo di caldo, ma ora... Che freddino, sono a 1800. Eccola. E lei decide di stare qua. Ciao amore. La moschea immancabile. Prato verde. Ciao. Chissà che magnifico sterrato avrà sepolto questa striscia di asfalto fresco su cui corro. Sono a oltre 2000 metri, saranno percepiti 8 gradi. 2420 metri di altitudine. Sale ancora. Fine del divertimento. Wow, bellissimo. E questa era stegnata sterrata, vero? Sterratissimo. Volevo farvi vedere dove sono.
2582 metri d'altitudine. Piove, guarda come piove. Lago. Verso il fondovalle. Non c'è spazio qui! Troppo vicini! Non ci credo! Non è una novità. In questi anni di fuoco solo l'amore rimane. E anche oggi ci siamo conquistati il nostro ristorante a 5 stelle in mezzo alla natura. Carino. Con gli avanzi della colazione. Si fa con quel che si ha, vero? Sono solo con questo naso e almeno di mezzo te ne ho avute e scrivendomi consolo. E meno male che c'è il suono pieno e presente del motore a darmi sicurezza. Adesso è partito, il mio è partito? Il tuo è partito. Ok. Guarda che bella che è la jeepetta. Facciamole una foto. Ma ti muovi, dai. Ah, Eccola, il grande amore di Amedeo. L'ho sentito più volte dire quanto sei bella alla Willis che a me. ok. La Tenere sembra veleggiare senza sforzo su queste strade e sembra dirmi: Fra, fidati di me, ma io non ne voglio sapere, me ne resto aggrappata con forza a quella prima marcia. Quanto è difficile prendere il volo. Ma e che cos'è questa cosa che mi infiamma dentro quando prendo velocità su questi sterrati, quando sobbalzo ogni pietra e buca? Quanto vorrei saperlo fare meglio, non improvvisare proprio così tutto. La Willis corre più di me su queste strade, eppure sembriamo andare a velocità diverse. La Tenere sembra un mamba nero arrabbiato, mentre la Willis un tirannosauro feroce ma lento. Ma non seguire il navigatore, segui il cartello. Ma io non è che ho guardato il navigatore, ho semplicemente guardato che c'era la freccia. C'è la freccia. Come ogni bivio della mia vita, anche quando il cartello sembra indicare la via corretta, la retta via, mi fermo, rifletto e prendo l'altra strada. Da fare il giro. Non vado in retro. Per quanto la Tenere sia una piuma in marcia, sono le manovre da ferma a prendermi tanto tempo e svariate imprecazioni. L'importante però è farcela, no? Hello. Ho sforzato la chiave, che è la stessa per aprire il bauletto. Adesso mi trovo in questo posto. Stanno cercando il chip per fare la copia della chiave, che è meglio averla. E anche questa volta un altro angelo del viaggiatore è venuto in mio soccorso, il gestore dell'hotel, che ci ha fatto da interprete. Ah, se avessi ascoltato il consiglio di quel viaggiatore più esperto, mai più senza il doppione.
Trattore first, come sempre qua il Friuli e le campagne. Buongiorno a tutti o buonasera. Spero vi sia piaciuto anche questo ultimo episodio. Mi farebbe super piacere leggere un vostro commento, qualche domanda, qualche parola che volete condividere con me, qualsiasi pensiero vi abbia attraversato la testa. Vi aspetto nel prossimo episodio dove faremo insieme una strada cardiopalma a picco sul fiume Eufrate, stretta e serrata, strizzetta. Buoni sogni e a presto! Ciao! Iscrivetevi al canale però,